Ho acquistato un kit per la ceramica Potted. Sono tanti giorni, anzi forse un mese intero, che mi escono tutti i giorni le pubblicità di questa azienda che fa appunto questo kit per la ceramica per diciamo persone che non sanno lavorare la ceramica, non mi viene il termine, principianti, che è molto interessante perché non è diciamo propriamente ceramica, ma non ho capito esattamente che cos'è, però diciamo che generalmente la ceramica va cotta, quindi ci vuole un forno apposito per fare in modo che si possa cuocere per bene, ma con questo kit praticamente si possono fare delle creazioni di ceramica a casa senza bisogno di cottura, perché c'è un'argilla, una ceramica insomma, che si asciuga direttamente all'aria in un paio di giorni. E quindi ho detto, boh, mi sembra una cosa carina e le grafiche sono super cute, quindi perché non provarla? Vediamo un attimo se con le mie insulse zero capacità riesco effettivamente a fare qualcosa di carino. Ma adesso andiamo ad aprire la scatola così vi faccio vedere un po' che cosa c'è dentro. Questa qui è la scatolina, che già di per sé è molto carina, e si apre. Cosa c'è dentro? Voglio vedere anch'io. Che bella la scatolina tutta rosa. Dunque, innanzitutto c'è una guida, perché appunto è una cosa per i principianti, quindi ci dovrebbero essere, da quello che ho capito dalle 1000 sponsorizzazioni. Ci ha spiegato come utilizzare l'argilla, come dipingerla. Qui ci sono degli esempi di che cosa si può creare. Allora, innanzitutto, quando sono andata a leggere sul sito, ho visto che comunque, non essendo questa propriamente ceramica, non ci si può fare proprio tutto, quindi non si possono creare delle cose su cui mangiare e bere, perciò niente tazzine da tè, però comunque si può sempre utilizzare magari per un piattino per metterci i gioielli, oppure un contenitorino per metterci caramelle, cioccolatini, un portacandele, insomma le cose si possono comunque fare, però con le dovute accortezze, insomma non mangiatela. E qui appunto ci sono degli esempi, per esempio per fare dei piattini, oppure dei vasetti. Allora, poi abbiamo dei pennelli, una piccola bustina, pochette, non so come definirla, dove dovrebbero esserci gli strumenti per lavorare la ceramica. C'è una spugnetta e appunto vari strumentini che io non ho idea di come si chiamino, ma immagino che lo scoprirò dalla guida. Qui abbiamo i colori. Allora, ci sono diversi colori che si possono scegliere, ci sono proprio delle palette. Io ho scelto i colori pastello, anche se in realtà poi me ne sono pentita perché c'erano altre anche più carine. Poi tutte le cose che mi sono venute in mente in realtà avevano dei colori più sgargianti. Io ero preoccupata perché temevo che non ci fosse il nero, il bianco e così via. Vabbè, il nero e il bianco non ci sono, però perlomeno abbiamo un grigetto, un giallino, quindi qualche cosa ci si può fare lo stesso. E queste sono le tinte pastello. Qui abbiamo due boccette, questa è appunto una base bianca, mentre questa qui, Glass Varnish, dovrebbe essere quella patina che si mette sopra la ceramica per farla diventare tutta lucida. Sì, lucida, penso che sia il termine giusto. E poi abbiamo due bustine con appunto la ceramica. Eccole qua! E c'era scritto sul sito che si può fare o una creazione gigantesca con questa quantità di argilla, oppure tipo una decina piccole, oppure 6-7 di media grandezza. L'ultima cosa che ho preso in realtà non faceva parte del kit, però ho detto boh, magari mi può servire perché a casa non ho niente. È questo qui, che è praticamente un magico tubo contenente un tappetino da lavoro, ed è molto carina anche qui la grafica. Riuscirò a creare qualcosa di decente? Lo scopriremo tra poco. Allora, innanzitutto ho deciso che cosa fare, ovvero un piattino a forma di conchiglia. Ovviamente tutte le idee trovate sempre su Pinterest. Ho preparato il piano di lavoro e niente, ho preso ovviamente l'argilla. Non avevo idea di quanta argilla potesse servirmi, perciò ho fatto un po' a caso e poi me ne sono subito pentita perché comunque probabilmente ne ho presa troppo poca. È uscita molto molto sottile, un piattino molto sottile. Grazie al tubo sono riuscita anche insomma a stenderla, perché effettivamente non avevo pensato a questa cosa, ma avevo bisogno di stenderla. Meno male che avevo il tubo, così insomma ho potuto utilizzare tutto quello che avevo ordinato. Ovviamente ho messo insomma la figura ritagliata della conchiglia che avevo precedentemente disegnato sull'argilla per poterla appunto ritagliare.
vorrei fare la conchiglia un po' arcobalenosa e quindi non so, ho deciso di dividerla in sezioni per poter colorare ogni sezione di un colore diverso. Comunque i colori della palette mi sembra che siano abbastanza bene uni vicino agli altri. Qui vedete che non è molto semplice rimuovere la creazione dal tappetino, ma piano piano ce l'ho fatta. Eccola qui, carina, no? Carina come prima cosa, ci può anche stare. E quindi, insomma, mi sono presa bene, ho detto wow, la prima cosa è uscita bene, facciamo subito una seconda cosa, sì, certo. Ho deciso di fare, sempre prendendo spunto da Pinterest, una zampina di gatto portafoto, cioè le foto quelle proprio a Polaroid. Però come vedete, insomma, il risultato fa abbastanza cacare e non importa, dai. Dopo tutta la fase modellativa, ovviamente ho aspettato un paio di giorni e dopodiché ho passato la base bianca e, come potete vedere, la zampina si è anche rotta. Una volta asciutta sono passata invece al colore. Come ho detto, avrei voluto farlo un po' arcobalenoso, quindi cercare di utilizzare tutti quanti i colori. Perciò, ecco, ho steso ogni colore su una sezione diversa della conchiglia. Non è stato facilissimo stendere questi colori perché sono molto molto liquidi, quindi si vedevano le pennellate. È stato quindi necessario, insomma, fare 2 passate, ma alla fine il risultato non mi dispiace. E come ultimo passaggio ovviamente ho passato la glass glue, non ricordo come si chiamava, comunque quella patina che rende la ceramica più ceramicosa. Ecco qui la nostra conchiglietta, diciamo che non è perfetta ovviamente, ma comunque io mi ritengo soddisfatta, è pur sempre il mio primo lavoro con la ceramica, perciò insomma non male. Sarà un fantastico piattino per i miei anellini. Comunque, considerazioni finali. Il kit mi è piaciuto molto, è un kit veramente carino, facile da usare, c'è veramente tutto quello di cui si può aver bisogno. Poi io che non ho mai il tempo di fare praticamente nulla a parte lavorare, l'ho trovato anche divertente, rilassante, cioè potermi sporcare un po' le mani e fare una cosa creativa di questo tipo. Sicuramente darei qualche consiglio in più forse rispetto a quelli che si trovano normalmente sulla brochure, diciamo, ovvero io consiglierei, cosa che avrei dovuto fare anch'io, ci avevo anche pensato, ma poi non mi andava perché non avevo i materiali, ovvero ci sono delle zone che sono un po', non sono uscite proprio liscissime, quindi forse, in questo caso forse no, perché la mia conchiglia è uscita troppo sottile, ma se fosse stata meno sottile, magari avrei potuto pensare di scartavetrarla un pochino per eliminare magari errori, protuberanze varie e rendere poi la superficie da dipingere molto più liscia. È una cosa nel caso che potreste considerare di fare. Poi i colori sono appunto molto liquidi, quindi hanno bisogno di più passate per poter andare bene e sicuramente se cominciate dagli inizi come me e non siete abituati ad usare il pennello, perché io sinceramente dipingere col pennello no, e insomma se non siete così avvezzi all'utilizzo del pennello, magari evitate di creare dettagli così sottili che comunque con i pennelli che sono in dotazione potrebbero non uscirvi proprio benissimo. Infatti mentre nella parte superiore sono riuscita con la seconda passata ad eliminare un po' le strisciate del pennello, andando verso queste zone molto sottili gli errori si notano di più. A parte questo appunto è veramente carino, il risultato è super, super bello, è pure un po', cioè anche al tatto è molto carino da toccare e quindi sicuramente ci farò altre cose. Se questo video vi è piaciuto ovviamente mettete un like e seguitemi e come al solito ci vedremo tra un paio di mesi quando mi verrà un'idea per un altro video forse e basta.